Un'altezza errata della sella potrebbe provocare una dispersione della potenza della pedalata, problemi muscolari e infiammazioni varie. Ottenere un perfetto setup sulla mountain bike non è una cosa facile. Il primo consiglio è quello di farvi fare la messa in sella direttamente dal negoziante presso cui comprate la bici. In questo video darò indicazioni di base, ripeto di base, per evitare di pedalare con un'altezza sella errata o un posizionamento sulla bici del tutto sbagliato. Se dopo aver eseguito queste indicazioni che andrò a farvi vedere, noterete dei dolori alle articolazioni, intorpidimenti vari o qualsiasi altro fastidio, il consiglio è quello di recarvi al più presto da un biomeccanico, in modo da correggere quanto prima la postura sulla bici. Nel caso usiate pedali con la clip, assicuratevi che le tacchette delle vostre scarpe siano fissate nella posizione corretta. Altra cosa molto importante è che gli ammortizzatori devono essere carichi e il sag corretto. Se non sapete di cosa sto parlando, cliccate sul link qui sopra. Come controllare l'altezza della sella? Mettetevi un paio di pantaloncini con fondello. Tenendo aperto il collarino della sella, alzate la sella fino a quasi l'altezza dell'osso del bacino. Se avete un reggisella telescopico, assicuratevi che sia completamente steso prima di iniziare il controllo e che questo non oltrepassi la linea del minimo inserimento del telaio. Controllate ora l'inclinazione della sella. Prendete un libro rigido o un cartone più una bolla. Se non avete la bolla ci sono varie app da poter scaricare ed utilizzare. Secondo i manuali di biomeccanica, la bolla deve essere perfettamente orizzontale, con angolazione 0. Alcuni suggeriscono di avere la punta un paio di gradi verso il basso, in modo da avere meno pressione nella zona perineale. Sarebbe ora preferibile avere con voi una persona che vi aiuti a tenere la bicicletta. Se siete soli, potrete utilizzare un bancone o una parete in modo da potervi appoggiare. Sedetevi bene in sella, stando centrali con il bacino. Posizionate la pedivella in linea con il tubo piantone ed appoggiate il tallone sul pedale. La gamba deve essere completamente estesa e deve essere in grado di toccare il pedale. Il piede deve essere in posizione orizzontale. Nel caso la gamba non fosse completamente estesa, significa che la sella è troppo bassa. Se invece il tallone non dovesse toccare il pedale, significa che la sella è troppo alta. Posizionate il tallone sul pedale e pedalate all'indietro. Accertatevi che il tallone rimanga bene a contatto con il pedale e che il piede sia orizzontale quando la pedivella è a ore 5. Se il tallone non rimane a contatto o il bacino si muove sulla sella, significa che la sella è troppo alta. Un altro metodo per capire se la sella è troppo bassa è quello di posizionare il tallone ancora sul pedale. Posizionate il pedale a ore 6 e provate ad alzarvi dalla sella senza andare in avanti con il baricentro. Se potete alzarvi dalla sella, significa che la sella è troppo bassa. Parliamo ora dell'arretramento della sella. Munitevi di filo a piombo. Se non l'avete, utilizzate dello spago ed attaccateci un oggetto pesante all'estremità. Il piede deve essere messo a ore 3 e deve essere parallelo al terreno. Ci sono due metodi per il controllo. Il primo è quello di posizionare il filo sotto al ginocchio ed il filo dovrebbe passare al centro del pedale. Nel caso così non fosse, avanzate o arretrate la sella fino a centrare il filo. Il secondo metodo è quello di posizionare il filo di fronte al ginocchio. In questo caso il filo dovrebbe cadere alla fine del pedale. Il problema è che la larghezza dei pedali varia in base al pedale, flat o a clip, quindi il primo metodo è quello più in uso. L'arretramento sella causerà un diverso assetto sulla bici e dovrete ripetere la misurazione dell'altezza sella e relativo avanzamento o arretramento fino a quando la posizione in sella sarà corretta. Parliamo ora della parte superiore del corpo. Il busto dovrebbe stare tra i 30 e i 50 gradi, in base al vostro stile di guida e alla disciplina che praticate. Gli amanti di downhill, enduro e all mountain avranno un busto più eretto rispetto a chi pratica cross country. Questo permetterà di vedere meglio il trail e reagire in modo rapido agli ostacoli. Le spalle devono essere in posizione rilassata e non contratte, altrimenti dopo pochi chilometri sentirete dolore. Stessa cosa per i gomiti, devono essere in posizione rilassata. Il polso deve essere dritto e le leve del freno posizionate in modo che la mano sia ben posizionata sulla manopola e che con l'indice si sia in grado di tirare la leva del freno. E con questo è tutto. Se il video più che è piaciuto pensiate vi sia servito, sarei felice se mi metteste un like e se non l'avete ancora fatto di iscrivervi al mio canale. Ciao e alla prossima!